Ciao amici di Drive e benvenuti in questo nuovo video. Sto togliendo la macchina a caricare perché Carlo me l'ha lasciata qui. Sicuramente avete visto il suo video su questa vettura, quindi se non l'avete fatto vi lascio qua in alto nelle schede il video. Allora, io in primis ringrazio i nostri amici di Gruppo Marino per averci fatto provare questa Twingo che non mi dispiace a livello elettrico, ma vi dico anche qualche informazione magari. Quest'auto, come poi vi dirò anche dopo meglio, ha 22 kWh di batteria, quindi un pacco batterie abbastanza grande e anche l'autonomia non è male, ma ne parliamo fra poco. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like se vi piace questo video, ma andiamo a guidarla. Voi lo sapevate che mediamente percorrete circa 30 km al giorno? Questo è uno studio che dimostra che sulle auto da città specialmente non servono avere grandi autonomie. Infatti questa Renault Twingo ZE ha un'autonomia dichiarata dalla casa di 270 km in città, mentre 190 km nel misto. Durante la nostra prova abbiamo riscontrato che i consumi sono più bassi del circa 25-30%, ma tutto dipende anche da come guidate e infatti Renault vi viene in aiuto con 3 modalità di guida, che in realtà non sono delle vere e proprie modalità di guida, perché sì, c'è la modalità Eco, ma sono 3 modalità di frenata. Un altro problema che tutti quanti mi pongono è la ricarica. O meglio, devo avere per forza un garage per possedere un'auto elettrica? Beh, dipende da che auto elettrica. Se avete un'auto con tanti chilometri di autonomia e quindi una grande batteria, beh, ve lo consiglio perché con il wallbox l'auto si carica molto più velocemente. Mentre se avete una macchina piccola, come la Renault Twingo ZE, non avete bisogno di grandi potenze, infatti con la normale presa di casa 2.4 kW potete ricaricare l'auto da 0 a 100 in 15 ore. Non avete un box? Non è un problema. Infatti, come vi ho detto prima, voi percorrete circa 30 km al giorno con la vostra vettura. Facciamo anche 50. Avete circa 4 giorni di autonomia prima che l'auto si scarichi, minimo. Beh, al terzo giorno magari andate a fare la spesa, andate al ristorante, vi vedete con un amico o con un'amica, mettete a caricare la vettura e infatti se la ricaricate a delle colonne elettriche a 3.7 kW la ricaricate da 0 a 100 in 8 ore, 7.4 kW in 4 ore e a 22 kW in 1 ora e mezza. Infatti durante le riprese per la nostra prova abbiamo fatto una piccola pausa, abbiamo messo a caricare l'auto a una colonnina fast, ha cominciato a caricare a 20.75 kW di potenza, ha aggiunto 0.6 kWh in 4 minuti, 4.1 kWh in 15 minuti a 17.73 kW di potenza, 8.1 kWh dopo 30 minuti a 15 kW di potenza e dopo 44 minuti ha caricato 11.2 kWh con 12.18 kW di potenza. Beh, ha ricaricato il 50% della batteria in 40 minuti. Il tempo per esempio di fare la spesa, di cenare, di vedere un amico o perché no, andiamo al lavoro, mettiamo l'auto sotto carica e poi possiamo ripartire con serenità. Beh, vi ho spiegato un po' tutto il discorso della ricarica di questa macchina, ma parliamo un po' più a livello tecnico. Allora, la Twingo è chiaramente come la versione a benzina, quindi abbiamo qui davanti la batteria, tutto insomma il sistema di raffreddamento ad acqua, poi abbiamo sotto il pianale, quindi esattamente qui si riesce anche un minimo a vedere, qua c'è un piccolo gradino, c'è una specie di discesa, qua sotto c'è il pacco batteria da 22 kWh, poi troviamo un bel tunnel abbastanza pronunciato, non dà fastidio, perché chiaramente il motore è posteriore. Qua sotto abbiamo un motore da 82 cavalli, 60 kW e con circa 160 Nm di potenza. Allora, l'auto comunque è un'auto da città, quindi è diciamo comoda in città, è abbastanza grintosa e tra l'altro a livello di stile di guida vi dico che abbiamo 3 modalità per quanto riguarda diciamo lo stile di guida in frenata. Abbiamo, oltre al drive, quindi che c'ha già una leggera ricarica, abbiamo anche la B,
quando praticamente è come se fosse una macchina, una macchina normale, il cambio sportivo, e voi fate più e meno per aumentare o diminuire la marcia. In questo caso si va ad aumentare o diminuire la forza frenante. B1 è quella più leggera, B3 è quella più potente. Allora, la trovo comoda questo tipo di frenata perché non è potente. Io quando stacco il piede dall'acceleratore, non come altre macchine che inchioda la macchina, è anche forse un po' brutto, ma questa via via, anche in base un po' alla velocità in cui stiamo andando, via via decelera. Nel momento in cui io vado a premere il freno, si sente proprio come se l'auto inchiodasse, ma non è il freno meccanico, ma è sempre il motore elettrico che va a rigenerare più energia e quindi frena e rallenta. Una cosa che non tanto trovo, in realtà è un discorso di abitudine, questa è una macchina che stiamo provando da qualche giorno, quindi non abbiamo ancora l'abitudine, però quando si va a velocità abbastanza basse, vi parlo di 15-20 km/h, mi immagino nel traffico, c'è il semaforo rosso, state fermi, verde, ripartite, riscatta il rosso e vi fermate. In quel frangente in cui non si va molto veloci, il freno ha due corse. La prima corsa serve ad attivare la frenata rigenerativa, la seconda corsa è la frenata meccanica. La prima corsa va quasi a vuoto, quindi quando voi frenate l'auto non si ferma subito, ma dovete spingere più a fondo. Questo è un sistema che, se non sei abituato, potrebbe essere rischioso, mentre comunque dopo qualche giorno di utilizzo sicuramente prenderete l'abitudine. Allora, parliamo un po' anche magari del sistema all'interno, un sistema diciamo infotainment, oltre con l'applicazione, ma adesso ve lo faccio vedere, perché ci sono una serie di differenziazioni rispetto all'infotainment classico della Twingo. Allora, prima di andare sullo schermo principale vi faccio vedere questo piccolo schermino. Vedete, ci sono una serie di informazioni, quindi la batteria a sinistra, poi qui ci sono diverse tacche in base all'accelerazione e alla frenata rigenerativa. Qua quanto abbiamo fatto, qua l'autonomia, ma come vi dicevo prima, se io vado a mettere in D, esce D, che è la vigliata classica, la tipologia classica di guida. Se io vado su B, esce B2, posso scalare a B1 o posso andare avanti, andare su B2 e B3. B3 è la frenata rigenerativa massima, quindi davvero comoda perché ti permette di frenare, anche se non fortissimo, in fase di guida. Andiamo però sullo schermo principale, allora andiamo ad accendere. Ecco, questo non è un infotainment, cioè questo non è un focus infotainment, quello poi lo vedrete sicuramente in un altro nostro video, ma vi faccio giusto vedere velocemente che abbiamo una serie di impostazioni, come vedete programmazione VE. Io posso andare a impostare la ricarica, per esempio io sono a casa, mi dice ricarica subito oppure ricarica differita, e mi dice per esempio dopo quanto tempo, quindi basta andare a modificarlo, ricarica inizia alle, e devo segnare un orario, faccio salvo ma ricarica subito. Oppure la climatizzazione è lo stessa, è spento, posso programmarla, quindi per esempio se io ogni mattina esco di casa alle 8, io vado su programmazione e posso inserire per esempio il programma Comfort 1, Comfort 2 di lunedì, quindi vado a modificarlo lunedì, martedì, mercoledì e il venerdì, per esempio vado a salvarlo e vado poi ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì mi va a impostare questa funzione. Per quanto riguarda invece la navigazione, abbiamo una serie di impostazioni anche per quanto riguarda la ricarica. Per esempio c'è questa impostazione interessante che è l'area raggiungibile. In base all'autonomia, che adesso è di 192 km, ecco, mi evidenzia tutta l'area che io posso raggiungere con questa autonomia. Questo in modalità eco, quindi vedete questa parte verde, e in modalità standard abbiamo questa parte blu. Posso cliccare qui, mi elenca una serie di colonnine e posso scegliere dove poi fermarmi, quindi andare, per esempio, mi fermo in questo NLX e mi avvia la navigazione. Ovviamente posso anche chiamare per dire se effettivamente, se per esempio parliamo di un centro commerciale, posso chiamare per dire se effettivamente funziona o no, o per prenotarla anche eventualmente. Ma oltre a questo sistema infotainment, la cosa bella di queste auto elettriche che si possono utilizzare anche tramite il telefono. Non parliamo di pilotarle, ma tutte le varie funzioni. Per esempio, io come vedete posso attivare qui il clima o comunque il riscaldamento, in questo caso è attivato per 4 minuti e 23, quindi prima della
prima di utilizzarla io posso attivarla. Chiaramente questa versione qui è una versione demo semplicemente perché l'auto è una versione demo e non posso associarle. Poi posso avviare il motore, quindi clicco avvio e mi avvia il motore. Oppure come vedete qui c'è scritto che è collegato, lo stato di livello di carica è 72% e ci sono 28.750 km. Questi 361 km di autonomia non è di questa vettura ovviamente. Poi abbiamo per esempio la gestione delle ricariche, quindi io posso andare a gestire tutte le ricariche da qui, la personalizzazione, vedete il programma 2, ora di avvio 6.50, ora di fine 8.50, insomma tutte le varie impostazioni. Poi i consigli di guida e inoltre possiamo andare anche tutto il discorso delle caratteristiche della nostra guida. Vediamo, ecco, in questo caso è la Renault Zoe e ci fa vedere poi, selezionando questa vettura, ci fa vedere come noi abbiamo guidato la macchina. Inoltre possiamo anche andare a, vedete, selezionare tutta una serie di manutenzioni, tipo le tappe della manutenzione. Marzo 2021 c'è una manutenzione, sempre aprile 2021 per l'aria, il filtro dell'aria e così via, 2022-2023. Poi per esempio abbiamo anche il discorso della destinazione. Io adesso vado a scrivere Milano, per esempio, vediamo se funziona questo sistema. Andiamo a Nantes, non mi fa andare a Milano. Perfetto. E mi dice comunque di inviare alla Renault. Io posso inviare alla Renault questo itinerario oppure aprirlo. In questo caso, vedete, posso dire quante persone siamo, mettiamo 2, quanti bagagli, mettiamo 3, che carica la batteria, facciamo 100%, e poi che percentuale vogliamo avere all'arrivo, comunque durante il viaggio. Io direi durante il viaggio una percentuale sempre almeno del 35% e all'arrivo anche il 20%, perché magari il nostro hotel ha delle economie di ricarica. Prese di ricarica, facciamo la tipo 2 e andiamo su conferma. Quindi in questo momento lui mi dice che per andare da Nantes a Parigi ci sono 1, 2, 3 colonnine in cui io mi devo fermare. Come potete vedere, per fare 407 km abbiamo 6 ore e 36 minuti con anche 2 ore e 21 di carica, quindi alla fine sono poco più di 4 ore di viaggio. Vedete? Arriverei a questa colonnina al 19%, 45 minuti di ricarica all'88%. Arrivo al 21, a Le Mans, magari vedo anche la gara, 1 ore e 11, 81%, Saint-Germain-des-Prés, 13%, 24 minuti e 53%, e mi permette di arrivare poi a Nantes. Questa è un'applicazione, devo dire, molto molto comoda per chi viaggia con questa vettura, perché alla fine la vettura elettrica è una vettura di abitudine, ma magari ne parliamo fuori. Beh, alla fine questa è comunque un'auto piccolina da città e il sistema elettrico per questo genere di auto è davvero fantastico. È ancora forse un po' presto per le macchine un po' più grandi, quindi con un range maggiore, ma secondo me con questo sistema che avete visto dall'applicazione è davvero facile. Alla fine magari sì, si impiega un po' più di tempo, come avete visto 2 ore e 21 minuti in più, però a costo praticamente zero, quindi forse magari un viaggio un po' più rilassato, ma lo farei quasi a costo zero. Fateci sapere cosa ne pensate di questa Renault Twingo. Vi invito anche a vedere tutti gli altri video fatti su questa vettura e ci vediamo la prossima volta.